Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi volevo parlare con voi di laminazione ciglia, o detta anche lash lift. Vediamo subito insieme che cos'è. La laminazione ciglia è un trattamento che viene effettuato direttamente sulle nostre ciglia naturali e permette un'incurvatura attraverso appunto un procedimento di permanente delle ciglia, volendo anche una tintura a seconda di quello che desideriamo ottenere, quindi le va anche a scurire facendo questo effetto mascara molto naturale. Questa procedura va anche a nutrire il pelo in profondità attraverso vitamine, cheratina e oli, donando elasticità, brillantezza e spessore alle nostre ciglia. È un trattamento che io personalmente adoro e preferisco all'extension ciglia, però questo è un mio parere personale, perché diciamo che non amo l'effetto fake, non amo quando qualcosa si vede che è finto, l'effetto drag queen, chiamiamolo così. Forse dell'extension ciglia, oltre al fatto che io personalmente non le sopporto, perché non sopporto niente sui miei occhi, ho provato non la vera e propria extension ciglia, quelle magari le applico sulle mie clienti, quindi è un trattamento che faccio agli altri, però quelle poche volte che io su me stessa ho applicato delle ciglia finte con una normalissima colla, tipo la Duo, tipo la Ardell, eccetera, mi viene proprio voglia di staccarmi gli occhi. Poi ovviamente ci sono extension ciglia ed extension ciglia, ci sono anche lavori fatti a regola d'arte in cui l'effetto è molto naturale, col one to one, eccetera. Ma ho visto anche dei lavori in giro che secondo me invece di ringiovanire lo sguardo e aprirlo vanno proprio ad appesantirlo e a chiudere l'occhio. Sono un po' critica io con i lavori che vedo in giro, ma non sempre mi piacciono le extension che vedo, devono essere messe proprio bene bene bene. Poi io sono un amante proprio dell'effetto naturale, cioè un extension deve valorizzare lo sguardo, non lo deve chiudere. Però per come la vedo io è tutto prettamente soggettivo e personale, ovviamente. Ecco il perché io adoro questo trattamento che è la laminazione ciglia, perché non va a fare altro che esaltare ciò che già abbiamo, quindi le nostre ciglia naturali. Quante volte capita che le nostre ciglia crescano all'ingiù e questo fa sì che noi ce le vediamo più corte, vediamo l'occhio più povero. Ecco, provate ad effettuare un trattamento di laminazione ciglia perché vedrete veramente il potenziale dei vostri occhi. Magari quelle ciglia che crescono all'ingiù, una volta tirate su con la laminazione avrete tutt'altro occhio, vedrete proprio l'occhio che si trasforma. Ma non consiglio la laminazione solo a chi ha le ciglia che crescono dritte o che crescono all'ingiù. È un trattamento che va proprio a rinforzare il pelo, quindi è un trattamento cumulativo. Per avere degli effetti evidenti e duraturi nel tempo bisogna effettuare almeno 4 sedute di laminazione. Se ne fa una al mese, quindi almeno per le prime 4 volte, dopodiché c'è un mantenimento, ecco, però bisogna essere costanti le prime 4 volte. È un trattamento che va a migliorare anche lo sguardo di quelle persone che magari hanno ciglia che crescono in maniera disordinata, in maniera incrociata, a chi va sempre di corsa, va sempre di fretta, la mattina non ha tempo di truccarsi, però vuole svegliarsi subito con uno sguardo bello pimpante e vedersi subito al meglio. Ecco, anche in quel caso la laminazione ciglia gioca a vostro favore. È un trattamento che consiglio anche a chi ha ciglia sfibrate, secche, sottili, ma anche a chi ha deciso di fare una pausa dall'extension ciglia, appunto, magari per chi ha abusato di questo trattamento, ossia dell'extension ciglia, si ritrova spesso un occhio un po' impoverito, la ciglia è indebolita. Ecco, se si vuole dare corpo e rinforzare, io vi straconsiglio anche in quel periodo di pausa, ecco, dall'extension, la laminazione, perché dopo questo trattamento il pelo diventa più morbido, più setoso, più naturale. Insomma, ci sono tanti vantaggi, più pro che contro secondo me nel fare la laminazione ciglia. Comunque ciò che apporta un grande beneficio alle nostre ciglia in questo trattamento è la cheratina. Sappiamo benissimo che la cheratina è quella sostanza che compone gran parte dei nostri peli e dei nostri capelli, quindi sì, è la cheratina in sostanza che va ad inspessire e nutrire
il pelo. E l'obiettivo di questo trattamento è proprio quello di andare a rivestire le nostre ciglia con questo strato di cheratina. Consiglio, se non siete delle esperte, però di rivolgervi ad una professionista per effettuare un trattamento del genere. Io mi sono cimentata nel farlo da sola, vi dico subito che farlo a se stessi non è facilissimo, insomma io ho dovuto fare un occhio alla volta per vedere quello che stavo facendo e non è la cosa più semplice del mondo farvelo da soli. E se non siete pratiche oppure se avete un po' paura, un po' timore a fare questa cosa per la prima volta da soli, magari fatelo in un centro estetico, richiedete questo trattamento di laminazione ciglia. Però prima di continuare a parlare dei benefici eccetera di questo trattamento, voglio lasciarvi al tutorial e mostrarvi quello che ho combinato io sui miei occhi. Questo è il kit di permanente che ho acquistato su Amazon, si chiama Icon Sign, spero di averlo pronunciato bene, Lash Lift, e ora vediamo che cosa c'è all'interno della scatola. Vediamo che cosa sono questi Clean Tool. Tool sicuramente sta per strumento. Ah, ok, sì, questo è il pettinino o spatolina, non so se da lì riuscite a vedere, qui ci sono dei dentini, che serve appunto a fissare e pettinare le nostre ciglia sul bigodino. Servirà anche a togliere i vari residui di colla. Vedete, questi dentini di plastica servono sicuramente a togliere anche i residui di colla. Poi abbiamo Lift Pad, vediamo anche questi che cosa sono. I bigodini in silicone che ci serviranno per fissare le nostre ciglia e quindi effettuare la nostra laminazione ciglia, la nostra permanente. E ovviamente ci sono, ora vi faccio vedere, ecco, su ognuno di questi bigodini ci sono delle misure. Questa ad esempio è una L. Diciamo che l'effetto varia a seconda del bigodino che utilizziamo e il bigodino va anche in base alla forma del nostro occhio, infatti dopo vedremo come fare a scegliere il bigodino adatto a noi. E poi abbiamo tutti i vari liquidi. Intanto sono numerati per non sbagliarci, quindi step 1 ossia la permanente, step 2 ossia il fissaggio, step 3 nutrition ossia l'olio nutriente, poi vedremo a base di che cosa, e il cleaner ossia lo step 4 che è quello che servirà a togliere tutti i vari residui di colla eccetera. E qui abbiamo ovviamente la colla per fissare le ciglia prima di procedere con tutti e 4 i trattamenti. E infatti abbiamo una serie di scovolini, questi sicuramente per pettinare le ciglia a fine trattamento, ma anche soltanto per applicare l'olio eccetera. Ora vedremo come utilizzare ognuna di queste cose. Inoltre, visto che non era inclusa nel kit, io ho acquistato a parte, sempre su Amazon, questa tinta per ciglia e sopracciglia. Questa l'avete già vista in altri miei video, perché in effetti l'ho acquistata per tingere le sopracciglia, però c'è scritto ovviamente che è perfetta sia per le ciglia che per le sopracciglia. È una marca, credo, tedesca, e ora vi faccio vedere com'è all'interno. Questa ovviamente l'ho già utilizzata, quindi non è nuova. Allora, infatti sì, è anche un po' macchiata. Abbiamo il liquido, che anche qui sono numerati a seconda di quello che va utilizzato per primo, quindi il primo step è questo liquido black, e poi abbiamo il gel, sempre black. Mischiando questi due prodotti si ottiene una sorta di tinta, e qui abbiamo questi, chiamiamoli patch, ma in realtà non sono adesivi, quindi servono a proteggere la palpebra se si vogliono tingere ciglia per non macchiare la palpebra. Però noi faremo anche la tinta con il bigodino indosso, non dovremmo aver problemi nel macchiare la palpebra, ecco. E un'altra cosa di cui mi sono munita io sono questi, chiamiamoli scovolini, vedete, ha questa puntina che ci aiuta a prelevare il prodotto dalle confezioni, quindi la permanente, il fissaggio eccetera, che sono comunque soluzioni cremose, soluzioni in crema, e con questo scovolino riesco perfettamente a prelevare il prodotto e ad applicarlo sulle ciglia. Volendo, essendo appunto anche questo un mini scovolino, si può utilizzare anche per pettinare le ciglia all'insù, senza utilizzare quegli strumenti di plastica che abbiamo nel kit, che più che altro servirebbero per pulire le ciglia dai residui. Ora vediamo
con quale ci troviamo meglio, se con quelli o con questo. Comunque sì, una cosa è certa, questo lo utilizzerò per applicare tutti i vari trattamenti. E altra cosa sono questi, vedete, specie di anellini. Ora ve li faccio vedere da vicino, e questi in realtà io li ho acquistati quando facevo per fare l'extension ciglia alle mie clienti. Qui in realtà si mette la colla e poi si applicano le extension, ciuffetti, one to one, ma io qui ho deciso che andrò a mettere la tinta, poi la andrò a prelevare e a metterla direttamente sulle ciglia. Trovo che sia molto molto comodo. Ok, un'altra cosa importante è andare a pulire la palpebra prima di iniziare, perché non ci devono essere residui di crema, fondotinta, correttore, eccetera, o comunque cose grasse, cose oleose, anche il sebo stesso, che non fanno aderire o attaccare bene il bigodino. Quindi io che cosa faccio? Vado prima con dell'acqua micellare, e anche se sulla mia palpebra non c'è niente, o meglio ho del fondotinta ma non nella zona della palpebra, come potete vedere, anzi non fate caso alle mie occhiaie che in questo momento sono più evidenti che mai. Comunque vado con questo dischetto a pulire bene la palpebra, lo vado a passare soltanto sulla palpebra perché è la parte che mi interessa, non vado nella zona delle occhiaie. Volendo c'è chi durante la laminazione ciglia applica dei patch per andare a nutrire la zona del contorno occhi, delle occhiaie. Io in questo momento non ce li ho e quindi andrò soltanto a fare la laminazione, mi tengo le mie belle occhiaie da panda. Poi, siccome l'acqua micellare è comunque acqua e sapone, non va lasciata sulla pelle, che cosa faccio? Prendo un secondo dischetto e lo vado ad inumidire con dell'acqua per levare i residui di acqua micellare. Questa regola vale per tutto il viso. Se utilizzate l'acqua micellare per struccarvi, ricordatevi che va sempre risciacquata con dell'acqua normale, non lasciatela mai in posa sulla pelle. E vediamo come scegliere la misura del bigodino, appunto. Inizio facendovi degli esempi. Allora, questo bigodino è una L e come potete vedere è abbastanza bombato, cioè di profilo ha una bombatura piuttosto importante, e ci potrebbe far pensare che questa bella bombatura importante vada a curvare meglio le nostre ciglia. In realtà c'è una misura, perché oltre ad adattarsi alla nostra palpebra va in base alla lunghezza delle nostre ciglia. Se abbiamo delle ciglia lunghissime, la L è quella che va per noi, perché comunque le ciglia si potranno stendere fino alla fine del bigodino. Io credo di non avere una L, il bigodino finisce proprio oltre il mio occhio. Oltre, se provo a pettinare le mie ciglia riesco a stenderle nella maniera adeguata, quindi credo proprio che la L sia una misura che non va bene per il mio occhio. Dopo la L abbiamo la M, anche la M, vedete, la trovo un po' grandina per il mio occhio. Inoltre questa M è abbastanza piatta, vedete, se io la metto di profilo la bombatura è minima, rimane molto piatta questa misura di bigodino. Non lo so, potrebbe come non potrebbe, ma non mi convince fino in fondo. Comunque voglio farvi vedere in generale tutte le misure che ho a disposizione. Questa è una SM, questa forse mi convince di più. Vedete, rimane comunque a livello di lunghezza un po' più corta delle altre, infatti ora la misuriamo, e girandola di profilo la bombatura è un po' più importante di quella che abbiamo visto prima. È più bombata questa misura, la M di prima era completamente piatta. Altrimenti abbiamo la S, che comunque come misura ci siamo per quanto riguarda la misura della mia palpebra, ma di profilo è piatta, praticamente come la M che abbiamo visto precedentemente. Io credo che la via di mezzo potrebbe essere questa SM, che comunque ha una misura giusta per quanto riguarda la mia palpebra, ma una bombatura tale da poter incurvare bene le nostre ciglia. Prendo la nostra colla dal kit. Una cosa di cui mi raccomando, ragazze, è non utilizzate colle diverse all'infuori di quella del kit. Per quale motivo? Io ho acquistato anche un altro tipo di colla un po' più forte della Ardell, che per applicare i ciuffetti, le ciglia,
le ciglia finte, ma non va assolutamente bene per fare questo lavoro perché comunque rimane una colla un po' più forte. Per toglierla vi staccherete tutte le vostre ciglia naturali. Questo è un tipo di colla che va comunque a fissare le vostre ciglia, ma che alla fine si rimuove molto molto facilmente, è fatta proprio apposta, quindi non utilizzate altri tipi di colla all'infuori di quello che viene fornito nel kit, che è fatto apposta. Ora prendo il mio bigodino e vado ad applicare la colla con questo pennellino su tutto il bordino. Ovviamente non vado ad applicare subito il bigodino, ma aspetto qualche secondo che la colla inizi ad avere quello stratino appiccicoso che possa aderire al meglio e attaccarsi alla palpebra, altrimenti il rischio è che non si incolli proprio. Niente raga, dopo varie misure eccetera, alla fine ho deciso di scegliere la S perché vedo che è perfetta, guardate. Guardate dove finisce il mio occhio e dove inizia. La SM era comunque un po' troppo grande per la mia palpebra, nonostante sembrava che calzasse perfettamente. Una volta che ho messo la colla non mi convinceva, quindi la mia palpebra è una S. Ora ho aspettato qualche secondo e sta facendo aderire bene il bigodino alla palpebra. Ora credo che inizi la parte più difficile, ossia quella di iniziare a pettinare tutte le ciglia sul bigodino. Ora prendiamo nuovamente la colla e iniziamo ad applicarla con il pennellino sul bigodino. Anche in questo caso aspettiamo qualche secondo che la colla diventi appiccicosa prima di andare a stendere tutte le ciglia. Ok, inizio ad attaccare le ciglia pettinandole all'insù con questo pettinino che abbiamo in dotazione nella scatola. Una volta terminato di attaccare tutte le ciglia all'insù, l'effetto è questo. Devo ammettere ragazzi che non è la cosa più semplice del mondo farla da sola, infatti so che qui avrei potuto fare di meglio. Ripeto, da sola è veramente difficilissimo. Comunque, dopo aver fissato il bigodino e fissato le ciglia, possiamo procedere con tutti i vari trattamenti. Iniziamo con il trattamento numero 1, ossia la permanente. Ora la apriamo, vado ad immergere il mio scovolino all'interno, giro un pochino così e ora vado delicatamente, facendo attenzione a non toccare ovviamente la parte interna dell'occhio e senza esagerare sulle punte. Essendo comunque una permanente, anche se per le ciglia, io eviterei di toccare le punte, che comunque la parte finale della ciglia è molto molto sottile. Il tempo di posa della permanente va dagli 8 ai 12 minuti. Io credo che ne aspetteremo 10, dopodiché passeremo al secondo step, inizio a mettere il cronometro. Trascorso il tempo di posa vado a rimuovere la permanente e per farlo mi aiuto con un cotton fioc, perché in realtà potremmo togliere tutto anche con questo, ma ho paura che mi si vadano a staccare anche le ciglia che ho attaccato tanto bene, quindi utilizzerò qualcosa di un po' più delicato, come ad esempio il cotton fioc, così. A questo punto vado a prendere lo step numero 2, ossia il fissaggio. Anche in questo caso mi aiuto con il mio scovolino, giro bene il tutto e una volta prelevata questa bella quantità di prodotto la vado ad applicare. Facciamo proprio un bel impacco. Comunque vedo che qualche ciglia sta iniziando ad allentarsi dal bigodino, le sento proprio, tipo queste qui. Aiuto. In questo caso il tempo di posa va dagli 8 ai 12 minuti, noi ne aspetteremo 10. Sono appena trascorsi altri 10 minuti e inizio a rimuovere anche il secondo step. Alcune ciglia stanno iniziando a cedere, ma non importa perché comunque sono rimasti pochissimi step. Quelli più importanti li abbiamo appena fatti ed erano permanente e fissaggio. Praticamente c'è rimasto il terzo step, che non è nient'altro che un olio nutriente a base di cheratina che va a rinforzare le nostre ciglia dopo comunque averle stressate con la permanente. Ma prima di procedere con questo io ho intenzione di fare la tinta, quindi prima la tinta e poi il nostro olietto rinforzante. E ora vi mostro come si prepara la tinta. Allora, prendiamo prima di tutto lo step 1. Visto che non c'è il contagocce, provo in questo modo a far scendere
ecco, queste saranno 3 gocce di prodotto. Dopodiché prendo lo step 2, una goccia di gel nel liquido, vado a miscelare il tutto. Sono sicurissima che questa tinta per le ciglia sia a base di N. In questo caso il tempo di posa è di 1 minuto, però dice che comunque se si lascia in posa anche di più le ciglia potrebbero prendere meglio il colore. Io ho deciso di tenerlo in posa 5 minuti. Ok, trascorsi 5 minuti, con un dischetto vado a rimuovere anche il colore e ora con un cotton fioc imbevuto vado ad applicare la parte 3, ossia il nostro trattamento rinforzante alla cheratina. Vedete? È un liquido giallo e lo vado ad applicare bene su tutte le ciglia. A questo punto, anche se si dovessero staccare dal bigodino, insomma non importa, poco male, perché la permanente è fatta. In questo modo le vado anche a pulire da tutti i residui di tinta che ci sono. E per quanto riguarda il tempo di posa, ecco, stanno iniziando a staccarsi tutte le ciglia, vedete? Per quanto riguarda il tempo di posa del siero, non c'è scritto un vero e proprio tempo di posa. Io credo che questo più lo teniamo meglio è, quindi direi di tenerlo in posa una mezz'oretta. Abbiamo pulito bene tutti i residui di tinta, vedete? E in più lasceremo agire l'impacco. Non c'è scritto un vero e proprio tempo di posa, però più lo teniamo meglio è, perché comunque è un trattamento nutriente, rinforzante. Direi di tenerlo in posa circa una mezz'oretta. A questo punto utilizzo il cleaner per andare a pulire le mie ciglia, ma anche la palpebra, visto che dobbiamo rimuovere il bigodino. Mi aiuto con un cotton fioc che va ad assorbire più prodotto e vado ad accarezzare piano piano tutte le ciglia in questo modo. Come potete vedere ci sono ancora residui di tinta che sto eliminando piano piano con il cleaner e il bigodino sta iniziando piano piano a staccarsi. Eccolo qui. Ovviamente con il cleaner vado a pulire bene anche tutta la palpebra mobile. Ok, ho finito anche il secondo occhio e non vedevo l'ora di mostrarvi l'effetto finale. Lo adoro e sinceramente per averlo fatto da sola sono molto soddisfatta, perché farlo da sola non è proprio la cosa più facile del mondo, quindi non posso neanche pretendere più di tanto. Fatemi sapere se in un prossimo video vorreste che facessi una laminazione anche alle sopracciglia. Sicuramente qualcosa faremo, perché in questo momento non sono al massimo le mie sopracciglia, però le ciglia, raga, assolutamente sì, cioè guardate, sembrano truccate. L'ultima cosa che vado a fare, anche se ho già pulito bene tutte le palpebre eccetera, è che a volte mi sento un po' appiccicare la palpebra, quindi applico poca cremina idratante sulla palpebra, in modo che non senta più quella sensazione di appiccicoso. Guardate che meraviglia! Questo è quello che ho combinato su me stessa. Fatemi sapere nei commenti qua sotto se vi è piaciuto il risultato, se vi piace, se avete mai effettuato un trattamento del genere su voi stessi, se dopo aver visto questo video vi ho invogliato a provare insomma un trattamento di laminazione ciglia. Altre piccole informazioni che voglio darvi, curiosità su questo trattamento, è la durata, nel senso quanto ci vuole ad effettuarlo. Allora, io avendolo effettuato su me stessa posso dire che in tutto, ecco, ma proprio a dire tanto, questo trattamento è durato una sessantina di minuti, un'oretta, dai, con un'oretta ve la cavate. Se ve lo effettua qualcuno, nel senso che con un'oretta vi fa tutti e due gli occhi. Io ho dovuto alternare e quindi prima ho fatto un occhio, poi ho fatto l'altro, in tutto io ci ho messo un paio d'ore, ma ovviamente perché ho dovuto fare un occhio alla volta. Altrimenti questo trattamento con un'oretta lo fate tranquillamente con tinta in posa annessa.
L'efficacia di questo trattamento si propaga per 6-8 settimane. Infatti questo trattamento, oltre che essere un trattamento estetico che dona appunto alle vostre ciglia uno sguardo molto più aperto, è prettamente un trattamento curativo. Vediamo alcune accortezze dopo aver fatto questo trattamento. Allora, non bisogna bagnare gli occhi direttamente con l'acqua o col detergente per le prime 24-48 ore e è sconsigliato anche truccarli, ovviamente, perché poi non si possono struccare o comunque non vanno applicati prodotti oleosi sulle ciglia nelle successive 24-48 ore. Vanno lasciate riposare, no problem, perché comunque, come potete vedere, è un effetto trucco, quindi se per 48 ore non vi potete truccare non c'è nessun problema. C'è addirittura chi fa questo trattamento proprio per non truccarsi. Io personalmente trovo che superate le 48 ore sia molto bello applicare il mascara, perché l'effetto è tutt'altro. È come se aveste usato prima il piegaciglia, poi un buon mascara e l'effetto ventaglio è assicurato, perché appunto queste ciglia sono tutte protese verso l'alto e applicando il mascara l'effetto sarà veramente meraviglioso. È un trattamento indicato sia per le donne che per gli uomini, ovviamente. Allora, i benefici in generale sono ciglia più morbide, più sane, visibilmente più forti, più spesse, più ordinate, rivitalizzate, nutrite e lo sguardo ovviamente sarà più aperto, più seducente, ecco. Quindi, per riassumere, a chi è consigliato questo genere di trattamento? Chi ha ciglia rovinate, sfibrate, naturalmente, o chi ha ciglia sfibrate, rovinate da precedenti trattamenti, come ad esempio un'extension ciglia ripetuta negli anni, a chi ha ciglia molto corte, perché comunque alzandole sono molto più evidenti, a chi ha ciglia chiare, molto chiare, anche a chi ha ciglia bionde. Questo perché appunto attraverso la tinta si possono scurire avendo questo effetto naturale del mascara. A chi ha ciglia dritte che crescono all'ingiù per risollevarle, ma anche a chi ha ciglia lunghe ma poco incurvate per donare una bella curvatura anche di profilo alle nostre ciglia. Nulla, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piace questo risultato e se nel prossimo video vorreste anche che facessi un brow lift, ossia laminazione alle sopracciglia. Ho visto che quest'anno va tanto di moda, vanno di moda queste soft brow, le chiamano, queste ciglia tirate, sparate in aria c'è chi le fa con il sapone, ma c'è addirittura chi con la laminazione riesce ad ottenere questo effetto semi-permanente. La bellezza, questo era un video un po' diverso dagli altri, spero di avervi fatto conoscere qualcosa di nuovo, di avervi portato una novità qui sul canale. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento e mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti che escono qui sul mio canale. E se volete essere salutati in un prossimo video, mi raccomando, seguitemi su Instagram e ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video e vi mando un grossissimo bacio.